Rieccoci quest'oggi con un nuovo video e come potete vedere con i miei amatissimi Tinseltown Tarot, questo mazzo così bello, evocativo a mio avviso, che ci riporta direttamente ai fasti della cinematografia, la prima ovviamente cinematografia negli anni 30, 40, 50. Ora, che cosa chiederemo dunque a questo meraviglioso mazzo? Chiederemo appunto a questo mazzo qualcosa in riferimento ad un eventuale ritorno, comunque ecco diciamo in riferimento a una persona che non vedete, non sentite da un po' di tempo, magari anche un bel po' di tempo, e dunque a questo punto giustamente volete cercare di capire chiaramente che fine ha fatto questa persona, perché questa persona non vi stia più cercando e se abbia invece in realtà appunto intenzione di farlo. Cerchiamo quindi di capire se questa persona cercherà in qualche modo di riavvicinarsi, diciamo, a voi e ovviamente secondo quali modalità. Sarà ovviamente un video a doppia variante, di conseguenza avrete variante 1 e variante 2, ovviamente, tra le quali potrete scegliere. Quest'oggi ovviamente utilizzerò una modalità di stesa tipica dei ritorni, che io ho già usato tantissime volte ovviamente sul canale, che prevede ovviamente l'estrazione di 5 carte. Non è ovviamente il metodo della croce semplice, comunque, ma un altro metodo a mio avviso estremamente efficace perché va ad analizzare nel dettaglio il presente e chiaramente anche il futuro. Dunque, possiamo appunto iniziare con la prima variante e iniziamo quindi a mescolare il mazzo dei Tinseltown Tarot e dunque per chiunque scelga la prima variante, per il principio di sincronicità, cerchiamo appunto di capire una persona che ha fatto parte della vostra vita, che non sentite, ne vedete da un po' di tempo, ecco, cerchiamo di capire se questa persona magari un giorno potrebbe rifarsi viva. Perché no? Andiamo un po' a curiosare nella sua vita. Vediamo un po'. Perfetto. Dunque, come appunto potete vedere, qui abbiamo un metodo appunto già usato diverse volte sul canale, il metodo a 5 carte. In prima posizione cerchiamo di capire un po' il passato di questa persona, cioè perché obiettivamente questa persona sino ad ora non vi ha ricercato. Quindi l'origine, la causa del problema fondamentalmente. Seconda posizione, cerchiamo di capire il presente, cioè se ad oggi questa persona ovviamente ha voglia, intenzione di cercarvi, se vi sta pensando, se vi desidera, oppure se è distratta da qualcos'altro.
due posizioni da leggersi assieme, che cosa ha intenzione di fare, quindi come ha intenzione di agire, posizione molto importante perché ci permette di capire se questa persona effettivamente ha intenzione di muoversi concretamente oppure se vuole bloccare la situazione o lasciarla così. Ultima posizione, l'esito, cioè cerchiamo di capire però effettivamente questa persona a livello concreto che cosa farà e ovviamente anche magari in determinate tempistiche veloci. D'accordo? Vediamo ora ragazzi in appunto prima posizione il problema, cioè l'ostacolo, che cosa effettivamente ha portato questa persona a in qualche modo fermarsi o a lasciare la situazione diciamo bloccata. Quindi magari a non cercarvi più, a non cercare più un contatto con voi. Vediamo un po'. Allora, qui abbiamo il 7 di coppe. Ok, perfetto. Questa persona immagina tanto, pensa tanto, sogna tanto, però agisce poco a livello concreto, perché il 7 di coppe è una carta bella per i sentimenti, perché è una carta che parla di chi in realtà, diciamo che prova delle emozioni, addirittura anche dei sentimenti profondi nei vostri confronti, li ha se non altro provati. Il problema è che questa persona è poco concreta. È una persona che si perde tanto in, appunto, ripeto, sogni ad occhi aperti, immagina, lavora tanto di fantasia, però poi obiettivamente concretizza molto poco, quindi a volte fa il passo più lungo della gamba. Con questo non voglio, diciamo in qualche modo, sostenere che questa persona voglia illudere di proposito voi o qualsiasi altra persona. Gli viene naturale, diciamo, avere questa tipologia di comportamento poco costruttivo, poco, diciamo, concreto, empiricamente tangibile. Cioè è una persona che traduce, diciamo, a fatica i suoi sogni e desideri, che pur ci sono, ok? Però li traduce a fatica da un punto di vista pratico e costruttivo. Quindi è una persona che a volte potrebbe fare promesse un po', diciamo, campate in aria e coltivare lui per primo e magari far anche coltivare a voi false speranze. D'accordo? Cioè molto spesso questa persona si abbandona a sogni pindarici in riferimento all'amore, per esempio, e a queste emozioni che prova per voi, perché ve l'ho detto, parliamo di un 7 di coppe, quindi qui ci sono effettivamente addirittura dei progetti nei vostri confronti, dei desideri, qui ci sono. Il problema qual è? È che questa persona si perde in un mare, vedete, di pensieri, di possibilità, di opzioni, per cui obiettivamente è una persona che tende, ripeto, a concretizzare molto poco ciò che ha dentro. Beh, chiaramente un atteggiamento del genere, seppur supportato, ripeto, per carità, da bei sentimenti, perché ripeto che ci sono, e però alla lunga può risultare fallimentare, perché se pensi tanto e non concretizzi. Quindi questa persona fa soffrire voi, certamente, perché all'improvviso sparisce o si ferma o non fa quello che aveva promesso di fare, ma soffre anche lui. Ci soffre anche lui. Però evidentemente quest'uomo fa fatica a, diciamo, mettere in pratica sia ciò che promette a voi e anche a se stesso e ovviamente anche ciò che spera e immagina. Quindi castra i suoi stessi desideri. Dovrebbe questa persona mantenere, diciamo, i piedi forse più saldi a terra, senza lanciarsi in promesse, rapporti, se poi fai fatica a portarli avanti. Perché questa persona fa fatica? Ci sono ostacoli esterni? Col 7 di coppe non direi. C'è un solo ostacolo: il suo modo di vivere i sentimenti. In accezione negativa, il 7 di coppe, chi identifica? Una persona che vive i sentimenti in modo come? Caotico, non concreto, ripeto. Una persona che pensa, ripensa. Magari questa persona
è lì, in questo momento, mentre voi siete qui a guardare la stesa, è lì a pensare a voi, nella sua camera, vi sogna, magari riguarda le vostre chat, le vostre foto romanticamente, si strugge. Eh sì, ma mandalo sto messaggio. No. Quindi, ragazzi, obiettivamente, questa è una personalità complessa, Vuole, ma non fa niente per. Situazione legata a paure? Sì, sicuramente, sì, però ha un po' di immaturità. Paure sì, per carità, però qui parliamo anche di immaturità. Cioè una persona che con l'amore ci sa fare poco. Allora, o è molto giovane, ok? E quindi ragazzi, dai, ci sta un po' di inesperienza, ok? Oppure se è una persona adulta, e insomma, ci sono delle difficoltà nel vivere l'amore. Aperta e chiusa parentesi, caratteristica ovviamente che riguarda magari solo alcuni di voi, però io per onestà devo darvi anche questa spiegazione possibile alla carta. In caso la vostra sia stata una storia con una persona impegnata, cioè lui impegnato, il 7 di coppe in accezione negativa, attenzione, perché potrebbe rappresentare la scoperta, il rischio, forse anche più di un rischio, della scoperta dell'avventura, diciamo, extraconiugale, ma anche semplicemente della simpatia che questa persona poteva provare per voi. Cioè non necessariamente questa persona potrebbe mai aver avuto una storia, ok? Però magari voi gli siete sempre piaciuti a questa persona. Magari vi ha in qualche modo anche spiato sui social, magari ha qualche vostra foto. E attenzione perché qui qualcosa potrebbe essere stato scoperto, Quindi ovviamente la situazione in questo caso è un po' precaria, è un po' difficilina da portare avanti. Oppure, sempre in caso questa persona sia impegnata, questo 7 di coppe in accezione negativa può parlare del rischio e quindi della paura di essere scoperto, di conseguenza teme di muoversi. Di conseguenza, pur avendovi magari promesso di poter essere in grado di portare avanti una storia extra, però anche in questo caso abbiamo un 7 di coppe, non c'è la regina di spade, almeno per adesso, Quindi non è tanto legato questo momento di difficoltà all'altra donna in caso sia impegnato, quest'uomo. Sono sue paure, sue lucubrazioni mentali, è lui che si ferma. Mamma mia, è proprio poco concreta questa persona, È un peccato, sì, 3000%, ragazzi, ve lo confermo, è un peccato perché qui parliamo di coppie, sentimenti ci sono, tanti desideri anche fisici, E però, ragazzi, se si pensa tanto non si agisce poi. Mannaggia, peccato. Vabbè, allora, andiamo avanti, dai, vediamo. Magari in futuro si sblocca la situazione, anzi me lo auguro. Allora, vediamo il presente. Ecco, cerchiamo di capire però a questo punto, visto che non si muove e non si è mosso fino ad ora perché ha pensato tanto, allora, no, beh, vabbè, allora, 8 di pentacoli, vuole muoversi questa persona, dai, dai, dai. Allora, qualche piccolo passo in avanti c'è. Allora, 8 di pentacoli è una carta che parla di, vedete, di chi lavora, di chi ci lavora su sodo, sia magari anche osservando se stesso, quindi potrebbe questa persona fermarsi a pensare e a riflettere, ma cosa sto facendo? Perché mi sono fermato? Ok? Ma l'otto di pentacoli potrebbe essere anche inerente ad un'azione pratica, perché parliamo di pentacoli, quindi concreto, ok? Un atteggiamento volto a superare delle difficoltà anche interiori, ripeto, che potrebbero portare al successo, perché l'otto di pentacoli è una carta di successo per voi e per lui, d'accordo? È una carta, diciamo, dalle tempistiche un po' lunghe, lo so che non vi piacciono le tempistiche lunghe, ragazzi, però io devo essere sincera. Quello che ovviamente trapela in questa stesa è un atteggiamento, diciamo, un po' passivo nei confronti della realtà, pur essendoci, ripeto, degli ottimi sentimenti, e diciamo anche un doverci lavorare su, cioè questa persona si deve tirare sulle maniche, d'accordo?
Lo farà, sì, sì, ha intenzione di farlo, vuole farlo, sta già predisponendo il tutto per riuscire in qualche modo a, diciamo, vedervi, risentirvi e sbloccare nuovamente la situazione. Ora, in quest'otto di pentacoli, nelle riflessioni legate a quest'otto di pentacoli, sono anche, diciamo, legate a riflessioni in merito a cosa dirvi, cioè con quale faccia obiettivamente scusante tornare da voi, dopo evidentemente un periodo di fermo, d'accordo? Troverà la scusa giusta? A mio avviso sì, perché l'otto di denari è una carta che parla di successo, d'accordo? Quindi sicuramente questa persona tornerà da voi, ha intenzione assolutamente di farlo ed è una persona che ovviamente è ben consapevole del fatto che comunque i suoi progetti, soprattutto di desiderio fisico, perché qui abbiamo pentacoli che richiamano quindi la materialità, ecco, questi desideri per essere in qualche modo realizzati necessiteranno di grande impegno, tra cui riuscire ovviamente a riportarvi dalla sua parte. D'accordo? Perché voi potreste anche rimandare questa persona al mittente dato il comportamento, d'accordo? Quindi è una carta però, ragazzi, effettivamente bella, l'otto di denari, perché comunque parla di una situazione ottimale, di un riequilibrio della situazione, quindi potreste riuscire di nuovo a ovviamente rivedervi. Questa persona vuole un avvenire, un futuro felice con voi, vuole vivere comunque una situazione appagante, sa che però necessita sforzo e applicazione. Però ragazzi, io qui non ho una carta di chiusura, non ho una torre, non ho un 10 di spade, Cioè, quest'uomo non vuole andare via, non vuole scappare da voi. Anzi, pensa di investire in maniera fruttuosa nella vostra storia e spera chiaramente di essere contraccambiato. Quindi, sinceramente, la situazione è positiva. Ha intenzione di, ripeto, tornare da voi, ma sa che necessiterà tempo e sforzo. Vediamo ragazzi ora invece in appunto queste due posizioni come ha intenzione ovviamente di agire da un punto di vista proprio pratico. Allora, la carta delle stelle, che ovviamente è una carta molto molto bella, l'asso di coppe. Allora vi scriverà, perché l'asso di coppe è la carta delle notizie, tra l'altro anche a breve, ma io vorrei capire quest'uomo con che, diciamo, faccia, cosa vi scriva. Cioè, questa è proprio curiosa questa cosa. Allora, diciamo che qui abbiamo un asso di coppe. Questa persona prova sentimenti, ragazzi, però, sarà un confusionario, sarà un immaturo, un po' a volte superficiale, ok? Però l'asso di coppe comunque, ragazzi, parla di sentimenti. Cioè, questa persona prova dei sentimenti per voi, delle emozioni qui ci sono. Che poi non le sappia gestire, ah vabbè, questo l'abbiamo visto, però non si può dire che questa persona, ragazzi, effettivamente non provi nulla per voi. Vi direi una bugia, ok? Questa persona prova del sentimento, è un asso di coppa, quindi non è neanche un asso di bastoni, per cui torna da voi con l'intento di ovviamente avere rapporti. No. Tra l'altro, vedete, l'asso di coppa è una carta che parla di chi in realtà avrà un atteggiamento proprio traboccante di emozioni e sentimenti nel momento in cui vi riscriverà. Quindi questa persona assolutamente vorrà in qualche modo, diciamo, dimostrarvi anche che comunque voi gli siete mancate o mancati, Quindi avrà un fare molto dolce, molto tenero, molto romantico, come tipico delle coppe. Inoltre l'asso di coppe è una carta inerente a un invito, quindi non si limiterà a chiedervi ciao, come stai, tutto bene? Questa persona vorrà anche vedervi e uscire con voi, quindi in realtà sono delle comunicazioni, non solo un messaggio, più di una comunicazione anche, d'accordo? Può essere anche una telefonata, può essere anche una lettera, ma perché no? Così bello. Poter comunicare attraverso metodi magari meno moderni, più tradizionali, secondo me anche molto più romantici. Comunque, a prescindere dalle modalità di ricontatto, ecco che saranno comunque queste comunicazioni volte al pratico, quindi al vedervi,
d'accordo? Quindi l'asso di coppe parla proprio di un incontro, ok? Di solito è un tête-à-tête, cioè non è, diciamo, un incontro votato alla mondanità, cioè questa persona non vorrà rivedervi per necessariamente uscire, andare al cinema, a mangiarsi una pizza, magari anche, però poi obiettivamente questa persona vuole stare sola, soletta con voi, ok? Quindi c'è anche un bel momento, d'accordo? Quindi a pagamento, ok, di desideri e il soddisfacimento pieno, ok, fluidi, eccetera. Avete già capito, fuori di metafora. Quindi sicuramente qui c'è un bellissimo ritorno e c'è anche un momento, direi, bello bello, ok? Bello, ok? Si sentirà. Basta. Quindi la carta delle stelle conferma quello che ho detto con il 7 di coppe. Questa persona ovviamente vi sogna, vi pensa ad occhi aperti, che è una cosa bellissima, per carità, è stupenda. Questa persona veramente sente tanto la vostra mancanza, ha voglia di, come tipico della carta delle stelle, ripeto, non abbandonarsi solo alla sessualità, perché la carta delle stelle parla anche di quei momenti, diciamo, di tenerezza, di quei preliminari meravigliosi tipo abbracci, tenerezze, dolcezze, intimità, che non è un'intimità solo fisica, ragazzi, ripeto, ok? Voi percepirete anche quella complicità che questa persona vorrà andare a ricostruire evidentemente con voi, d'accordo? Tra l'altro, ragazzi, entrambe queste carte, stella e ovviamente asso di coppe, rimandano alla bellezza fisica. Quindi o voi durante questi incontri, soprattutto il prossimo incontro, sarete bellissime, o lo sarà lui o lo sarete entrambi, per cui sarà impossibile non cadere l'uno nelle braccia dell'altro. Cioè lui quando vi rivedrà penserà di aver effettivamente trovato la sua bellissima Venere, d'accordo? Perché spesso, non in questo mazzo, i mazzi più tradizionali, la carta delle stelle è rappresentata proprio da Venere. Quindi vi troverà bellissima, quindi veramente un bellissimo momento, un bellissimo incontro. Tra l'altro, la carta delle stelle abbinate a qualsiasi carta di coppe parla di sentimenti corrisposti. Quindi voi, per esempio, potreste, diciamo, far capire a questa persona a chiare lettere quello che provate per, ovviamente, lui, per lei, e questa persona ricambierà appieno, quindi sarete assolutamente, pienamente soddisfatte. Tempistiche, ovviamente, la carta delle stelle è legata al giorno del venerdì, Venere appunto, ok? Quindi sicuramente aspettatevi in uno dei prossimi venerdì uno dei prossimi incontri, il più bello evidentemente tra i vostri prossimi incontri. Inoltre è una carta legata al, diciamo, periodo prevalentemente autunnale e invernale, fine autunno, inizio inverno. Quindi ovviamente ci siamo. Ovviamente è un periodo molto bello, quindi molto caldo, nonostante evidentemente anche le temperature, quindi ci saranno sicuramente più incontri, anche perché le stelle parlano di più contatti, quindi della possibilità ovviamente di vedervi, di sentirvi più che altro anche più e più volte e poi ovviamente organizzare questo incontro e questi incontri, d'accordo? Quindi situazione sicuramente molto bella e molto favorevole. Allora ragazzi, vediamo ora invece appunto in ultima posizione dunque come agirà questa persona. Ecco, il 6 di spade non ce la fa più. Allora, beh, ma c'era da aspettarselo. Allora ragazzi, il 6 di spade è una carta che parla di una stasi, di una stagnazione che diventa intollerabile e dunque l'unica soluzione possibile è il movimento. Questa persona capirà che deve evolvere, deve mutare direzione anche interiore, deve cambiare la situazione,
cercando di, diciamo, controllare meglio le situazioni e le proprie emozioni. Questo anche in caso sia una persona impegnata. Il 6 di spade parla di furbizia, d'accordo? Quindi cercherà evidentemente di essere più accorta e più attenta a questa persona proprio per evitare evidentemente di essere scoperta, ma senza rinunciare a voi. Il 6 di spade, ragazzi, infatti parla, come vi ho detto poco fa, di più incontri, non tutti lunghissimi, perché il 6 di spade è una carta che parla di incontri, quindi piccoli spostamenti, anche veloci, d'accordo? Quindi magari anche piccoli incontri di poche ore, quindi non necessariamente un weekend. In caso comunque abitiate lontani, ecco che il 6 di spade parla di un viaggio, quindi questa persona potrebbe assolutamente raggiungervi, magari non per troppo tempo, d'accordo? Però comunque qualcosa di assolutamente utile e necessario per potervi ovviamente rivedere, d'accordo? Quindi questa persona, ripeto, capirà che bisogna, si deve assolutamente uscire da questa situazione di ovviamente stagnazione, perché diventerà sempre più intollerabile e di conseguenza questa persona capirà che ovviamente sarà assolutamente necessario iniziare a muoversi, anche perché il 6 di spade parla anche della paura di perdere ciò che ovviamente per noi è importante. D'accordo? Quindi questa persona vorrà assolutamente superare, diciamo, questo momento di blocco. Attenzione che il 6 di spade è una carta che parla anche di dichiarazioni e di chiarimenti, quindi questa persona, a mio avviso, non tornerà facendo finta di niente, ma man mano vi racconterà effettivamente quali sono le sue difficoltà interiori, questo 7 di coppe in accezione negativa di cui abbiamo parlato, ma non tanto per avere la vostra approvazione, il vostro perdono, perché ne sente il bisogno, perché la carta che precede il 6 di spade è il 5 di spade, che è la carta del conflitto interiore. Quindi questa persona avrà anche bisogno di voi, di qualche consiglio, di un appoggio, della vostra dolcezza per poter evidentemente imboccare nuovamente la strada giusta. È un po' confusa questa persona, ve l'ho detto, è un po' immatura per quanto riguarda la gestione dei sentimenti, quindi qui ci sono delle dichiarazioni importanti. In caso sia una persona impegnata, questa persona ovviamente vi parlerà del suo rapporto ufficiale, di come stanno andando effettivamente le cose e delle contrarietà che questa persona sta vivendo in ambito familiare, di quanto questa situazione lo stia logorando e ovviamente abbia portato evidentemente a questo blocco, d'accordo? Però vi ripeto, una carta comunque che parla di movimento e della necessità, vedete, di sbloccare una situazione che stava diventando insopportabile, perché questa persona, ve l'ho detto, che non vede l'ora di rivedervi. Quindi ha capito e capirà che deve assolutamente perseverare nei suoi progetti, nei vostri confronti, deve tentare il tutto e per tutto, con comunque furbizia, perché parliamo di spade, ma deve intraprendere delle iniziative concrete. Quindi una carta che parla di qualcosa che finalmente si muove nella giusta direzione, senza però intraprendere nulla di avventato. Il 6 di spade non è una carta che parla di chi si getta, si lancia, come per esempio il matto, in situazioni rischiose. Lo farà, vedete, in maniera molto cauta, discreta e prudente, ma lo vuole assolutamente fare perché questa persona non ne può più. Tra l'altro, ragazzi, il 6 di spade è una carta che parla anch'essa di notizie, quindi di comunicazioni, lettere, tra l'altro entro breve, e parla ovviamente, essendo una carta di grado sesto, di scelte che questa persona andrà a compiere ovviamente entro breve tempo, perché, vi ripeto, la situazione per lui diventerà intollerabile. In particolar modo, in caso questa persona sia impegnata, vi posso assicurare che l'aria casalinga diventerà irrespirabile, questa persona non ne potrà più e ovviamente di conseguenza vorrà superare qualsiasi ostacolo verso ovviamente un nuovo futuro, un nuovo orientamento.
E sarà orientata questa persona a risolvere qualsiasi problema, in particolar modo la sua stessa interiorità, chiedendo ovviamente anche supporto a voi, in caso sia una persona impegnata, raccontandovi come stanno effettivamente le cose. Quindi qui c'è proprio una bella apertura. È una carta che parla di movimento, d'accordo? Quindi sicuramente di una situazione a nuovo orientamento. Dunque, ragazzi, ovviamente questa stesa termina qui, una stesa sicuramente bella, una stesa che prevede un cambiamento e finalmente questa persona si darà una mossa, d'accordo? Perché ovviamente capirà che andare avanti così è assolutamente inutile, fa male solo a se stesso. Starà male? Certo, perché vi ripeto che il 6 di spade parla di chi non ne può più, arriverà veramente all'orlo, e dunque dovrà prima o poi agire. D'altronde, quando ci sono dei sentimenti per un'altra persona o comunque dei sentimenti per una persona che si cerca di castrare perché comunque si ha un atteggiamento magari un po' infantile, prima o poi si deve crescere, d'accordo? O comunque prendere delle decisioni, perché vi ripeto è una carta di grado sesto, come tutte le carte di grado sesto ovviamente rimanda al sesto arcano maggiore, quindi gli amanti, quindi ovviamente la scelta. D'accordo? Quindi questa persona assolutamente ovviamente la farà, tra l'altro entro breve, quindi aspettatevi sicuramente, ripeto, come dicevo con la carta delle stelle, ovviamente in queste stagioni autunnale e invernale, dei cambiamenti importanti. D'accordo? Dunque, ovviamente, come sempre, mi raccomando, forza, coraggio, determinazione e ovviamente a presto. Ed eccoci arrivati alla seconda variante e dunque per il principio di sincronicità, per chiunque appunto scelga la seconda variante, cerchiamo appunto di capire se questa persona appunto sbloccherà la situazione, se ritornerà, se ci sarà una dichiarazione, qualche spiegazione anche di questo momento di blocco. Vediamo un po'. Perfetto, come potete vedere appunto qui abbiamo la stesa 5 carte, una stesa che appunto io ho già usato diverse volte sul canale. Prima posizione, cerchiamo di capire che cosa obiettivamente ha portato questa persona a fermarsi, cosa è ovviamente intervenuto a gamba tesa, cosa o chi ha portato questa persona a fermarsi, ha causato il blocco. Perché? Seconda posizione, il presente. Cerchiamo ad oggi di capire questa persona come vive il presente lontano da voi, ovviamente. Due carte da leggersi entrambe, quindi il pensiero, ovviamente, inerente a cosa questa persona voglia fare per ritornare da voi, oppure in caso questa persona voglia invece ancora lasciare la situazione in, diciamo, questa modalità di stand-by, per esempio, di lontananza. Ultima carta, cerchiamo di capire l'esito, cioè cosa questa persona farà a livello ovviamente concreto. Prima posizione, abbiamo detto passato, quindi che cosa effettivamente ha portato questa persona
a fermarsi. Allora, qui abbiamo l'8 di pentacoli. Allora, questa è una persona che ha delle preoccupazioni, quindi qui siamo proprio in un, diciamo, livello totalmente opposto rispetto alla variante precedente. Questa è una persona che in realtà ha delle, diciamo, preoccupazioni da un punto di vista economico, finanziario e professionale. L'otto di pentacoli, infatti, in accezione negativa, è una carta bruttina, da un punto di vista economico-finanziario, per cui questa persona, diciamo che ha subito forti ammanchi, cioè potrebbe, diciamo, aver attraversato, diciamo, un periodo di forti uscite, ammanchi, potrebbe trattarsi anche di furti, di, diciamo, questioni legali che lo hanno visto perdere però, eredità che non sono mai arrivate, quindi situazioni, diciamo, che hanno portato del dispiacere da un punto di vista economico-finanziario. Ora, ragazzi, è chiaro che queste difficoltà possono essere derivate anche da un cattivo impiego del denaro, quindi questa persona potrebbe non essere stata in grado di gestire il proprio denaro, nonostante magari sia una persona assolutamente benestante. D'accordo? È una carta che parla comunque di chi ha subito generalmente, diciamo delle manovre poco pulite, situazioni particolarmente difficili che lo hanno visto affiancato anche a persone, diciamo, di dubbia moralità, comunque persone che, diciamo, potrebbero aver voluto truffare il soggetto della stesa o comunque, ripeto, persone invidiose, ma anche errori finanziari che lui potrebbe in qualche modo aver, diciamo, commesso. È una carta che però parla anche di noie legali, d'accordo? Quindi questa persona potrebbe, ripeto, aver anche perso appunto una causa o addirittura potrebbe, diciamo, essersi vista appunto negare dei diritti. D'accordo? Quindi è un brutto periodo, è stato, perché è una carta inerente al passato, un periodo un po' brutto per questa persona, d'accordo? Sia per quanto concerne le persone che lo hanno circondato, che per quanto concerne evidentemente anche l'aspetto economico-finanziario. Grosse, ragazzi, con l'otto di denari, grosse preoccupazioni, debiti, furti, vi ripeto. Questo però che cosa ha portato in lui? Una sensazione di, diciamo, insicurezza, incertezza in riferimento al futuro, paura, svogliatezza, pigrizia. Questa persona non ha più avuto voglia di progettare un futuro. Evidentemente o quello che questa persona ha subito da un punto di vista economico-finanziario e legale, qualcosa di grave veramente, per cui è comprensibile, oppure una persona che mette come priorità il denaro e anche di fronte a piccole uscite, questa persona ha in qualche modo perso completamente l'equilibrio. Ragazzi, dipende tutto anche da quello a cui noi diamo importanza. Cioè, se per questa persona il denaro ha un'importanza madornale rispetto all'amore e al legame che magari aveva anche con voi, è chiaro che questa persona è andata in tilt. Perché è una carta che parla proprio di chi quasi ha subito uno shock. Ripeto, di fronte a reali problematiche, però allontanare voi, cioè allontanare un amore, un sentimento. Io capisco tutte le preoccupazioni del mondo, però effettivamente questa è comunque una persona che, diciamo, dà un'importanza enorme all'aspetto materiale del vivere rispetto ai sentimenti. Cioè nella famosa scala di priorità questa persona al primo posto mette il denaro, mette la posizione professionale, mette la posizione economico-finanziaria. Quindi che tipologia di personalità identifica l'otto di pentacoli in accezione negativa? Un individuo che
di fronte a qualsiasi problematica da un punto di vista economico-finanziario e legale, si ferma, si blocca. Assume un atteggiamento di grande freddezza anche in amore. Si estranea da tutto questa persona, pensa solo a quello che evidentemente, ripeto, è la sua priorità, a meno che, attenzione, il problema legale è veramente grave, ok? Quindi parliamo di accuse gravi, di situazioni in cui possa essere coinvolta questa persona davvero gravi. Però in questo caso, ovviamente, qui abbiamo comunque una situazione abbastanza chiara, di chi tende a mettere i sentimenti in secondo piano, ma non per voi. Non perché questa persona frequentasse voi, ma perché obiettivamente, a prescindere da qualsiasi persona lo affianchi, lui metterà sempre come priorità il potere. D'accordo? Quindi questa è effettivamente una persona che anche navigando nell'oro, di fronte anche alla piccola uscita non prevista, potrebbe andare in tilt. Oppure, ripeto, l'otto di denaro è una carta che parla di problematiche legali. In particolar modo, in caso sia una persona impegnata, ecco che questa persona potrebbe aver avuto ammanchi in ambito familiare, ammanchi dovuti alla cattiva gestione o sua o della compagna del denaro. Quindi potrebbero esserci state anche enormi discussioni in merito. Comunque, anche in caso sia una persona impegnata ad avere problemi professionali, potrebbe essere stata la compagna. Quindi si potrebbe trattare di, per esempio, un licenziamento o un ridimensionamento appunto delle mansioni di questa donna. E questo potrebbe avere in qualche modo avuto un peso notevole nell'ambito ovviamente del budget familiare. Quindi qui ci sono state delle problematiche, sicuramente, però gestite da lui come priorità. Quindi questo la dice lunga anche sul ruolo che questa persona anche concede nella sua vita all'amore. Vediamo ora, ragazzi, in seconda posizione appunto il presente, cioè se questa persona in qualche modo si è ripresa da questo enorme shock. Allora, e qui abbiamo il 6 di coppe. Sì, certo che si è ripresa questa persona. 6 di coppe, la carta del passato, quindi ripensa a voi, ripensa sicuramente, diciamo, ai momenti più belli, ovviamente, vedete, trascorsi con voi. Vi ripensa con sentimento perché è una carta di coppe, quindi questa è sicuramente una persona che prova ancora sentimenti ed emozioni nei vostri confronti. Non gli siete assolutamente indifferenti. È una carta, come tutte le carte di grado sesto, che parla di scelte. Quindi, in caso questa persona sia impegnata, questa persona sta pensando di scegliere, quindi di allontanarsi dalla compagna ufficiale. Per scegliere cosa? Una strada che lo conduca all'amore, perché è un 6 di coppe. D'accordo? Vuole finalmente vivere i sentimenti in maniera più piena e matura. Quindi, ragazzi, evidentemente questa persona sta, diciamo, migliorando, cercando di non lasciare più i sentimenti in secondo piano, probabilmente perché voi gli mancate tanto, troppo, e quindi fa fatica adesso a concentrarsi solo sui suoi maledettissimi soldi o comunque su questioni burocratiche, legali. Non ce la fa più perché quindi manca qualcos'altro, manca il cuore. Quindi gli manca il vostro sentirvi, la vostra voce, i vostri sorrisi. Questa persona sente proprio tanto, tanto la vostra mancanza. Attenzione che 6 di coppe è una carta che parla di comunque anche parole dolci, quindi pensa di ricontattarvi utilizzando, diciamo, tutto il suo fascino e il romanticismo di cui evidentemente è ancora a disposizione nel suo cuore.
Quindi vuole recuperare assolutamente del tempo. Ci sono delle cose che deve chiarire, delle situazioni che vuole assolutamente chiarire con voi. È un 6 di coppe, quindi attenzione, attenzione, potrebbe chiedervi scusa, eh. Potrebbe tornare con la coppa dell'amore, quindi cercando in qualche modo di farsi perdonare. È una carta di nostalgia, quindi vi pensa veramente tanto, 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 eh. Vediamo ora, ragazzi, invece appunto in queste due posizioni che cosa appunto abbiamo. Quindi cerchiamo appunto di capire che cosa questa persona ha intenzione di fare. 6 di spade, carta uscita anche nella variante precedente, e qui abbiamo la carta dell'eremita. Allora, vuol pensarci bene, perché l'eremita è una carta che parla ovviamente di chi vuole riflettere sicuramente bene sulla situazione, ma vuole portarla ad evoluzione, non ne potrà più 6 di spade. Quindi, sia in caso questa persona sia impegnata, sia ovviamente in caso questa persona sia libera, ma in particolar modo in caso sia impegnata, ecco che questa persona veramente sta respirando brutta aria in ambito familiare, si sente soffocare questa persona, quindi non vede l'ora di potervi raggiungere. Quindi è una persona che ha voglia anche semplicemente di sentire la vostra voce. Se di spade è una carta che parla anche di piccoli momenti rubati alla quotidianità, anche solo uno sguardo, sentire la vostra voce al telefono, rileggere un vostro messaggio, d'accordo? Questa persona ha pagato questo atteggiamento di freddezza nei confronti dell'amore, l'ha pagata e come, ve lo garantisco, perché questa persona è stanca. Il 6 di spade parla proprio di chi è arrivato ad un punto tale di saturazione, ok? Di malcontento ovviamente, di frustrazione, di castrazione di desideri e sentimenti, che non ne può più. Questa persona veramente non ne può più, e ovviamente ha capito e capirà che deve muoversi, che dovrà muoversi, e lo farà. Ora, lo farà però come? Con l'eremita. Cosa vuol dire? Innanzitutto muovendosi lentamente, quindi non sono tempistiche brevi sicuramente, sono tempistiche comunque lente. Sapete che l'eremita è una carta lenta, lo so che non vi piace, lo so che non sopportate questo arcano. In realtà è un arcano molto intelligente, perché parla di chi in realtà sì, ok, va piano, però riflette tanto e ovviamente prende delle decisioni che sono un per sempre, perché l'eremita quando decide è definitiva. La cosa, cioè questa persona non si smuoverà dalla scelta e decisione che andrà a prendere. Ecco perché è una carta che parla di saggezza, il vecchio saggio dell'eremita, e di maturità. D'accordo? Quindi questa è sicuramente una persona che potrebbe, ripeto, comunque ancora cercare il vostro contatto. Ripeto, è un 6 di spade, quindi magari anche un piccolo contatto fugace, uno sguardo, un saluto, oppure un ricontattarvi sui social, qualcosa apparentemente di piccola portata, ma di grande valore, perché comunque porterà ovviamente questa situazione all'evoluzione della vostra, diciamo, situazione, all'uscire da una situazione di stagnazione e di ovviamente stasi, di stand-by, di allontanamento, ed ecco che questa persona prenderà le giuste decisioni che saranno finalmente un per sempre. Questo sia in caso sia una persona impegnata, anche in caso sia una persona ovviamente libera. Deciderà di cambiare soprattutto il proprio modo di approcciare alla vita, perché l'eremita rappresenta, diciamo, un atteggiamento saggio nei confronti della vita, volto a dare importanza a ciò che veramente di importanza ne ha. Quindi non più tanto alle uscite, non più tanto alle uscite, intendo, economiche, problematiche, sì, d'accordo, per carità, veghe legali ci mancherebbe, ma cose, diciamo, di ordine materiale, per dare invece molta più importanza a tutto ciò che riempie il cuore. E a mio avviso è proprio la mancanza che prova nei vostri riguardi che smuoverà tanto questa persona, d'accordo? Quindi l'eremita parla di movimenti non palesi, ok? Quindi questa persona non vi si presenterà sotto casa con evidentemente
la banda per suonarvi una serenata, magari anche più avanti, però per il momento questa persona agirà in maniera molto discreta. L'eremita parla anche del silenzio, parla anche di prudenza, parla anche di chi cercherà di agire, sì, ma comunque in maniera molto molto attenta. D'accordo? Quindi qui non abbiamo una situazione che evolve con tutta questa rapidità, ma una situazione che evolve. Quindi ripeto, piccoli ricontatti, magari anche un like sui social, piuttosto che un ciao come stai, piuttosto che un saluto più veloce, ma questa persona sicuramente sta pensando tanto a voi, gli mancate e vorrà portare la situazione ad evoluzione, perché di fronte ad un momento di così grande stasi e stagnazione questa persona capirà che l'unico modo per poter superare ovviamente questa situazione è agire. D'accordo? Ripeto, azioni comunque quasi impercettibili, ma di enorme valore, come tipico dell'eremita. Quindi anche se il movimento e i movimenti, le azioni di questa persona potrebbero sembrarvi lente, ripeto ragazzi, magari poco manifeste, ma sono profonde. Pensate un po' alla gestazione, no? Invernale del seme nella terra, ormai è stato piantato, deve solo avere il tempo di germogliare. L'eremita è retto da Saturno, quindi Cronos, per cui il tempo è il vero giudice supremo dell'evoluzione di tutte le cose. Quindi la concretezza di quello che questa persona prova per voi, il cambiamento, il ritorno di questa persona ci sarà, ma sarà ponderato nel tempo. Con passi lenti, sì, certo, ma passi sicuri che porteranno questa persona a guardarsi dentro e a vivere l'amore come priorità. Con riservatezza, moderazione, pazienza, ma comunque costanza. D'accordo? Sicuramente, ragazzi, ovviamente la carta dell'eremita è legata appunto a Saturno, in particolar modo al segno zodiacale del Capricorno. Quindi, ovviamente, mesi importanti, chiaramente dicembre, ma ovviamente anche gennaio. Quindi un momento importante per il ritorno di questa persona sarà proprio il pieno inverno. In particolar modo, ovviamente, è legato al giorno di sabato. Quindi, i prossimi sabati saranno ovviamente tutti importanti per poter evidentemente ricevere quel qualcosa in più da parte di questa persona. E ripeto, in particolar modo, ovviamente i mesi legati al Capricorno, dicembre e gennaio, e quindi chiaramente il pieno inverno. D'accordo? Quindi sicuramente passi lenti, piccoli momenti, ma tutti importanti che porteranno ad una evoluzione definitiva. Vediamo ora, ragazzi, invece appunto in ultima posizione che cosa abbiamo in riferimento appunto all'esito finale, definitivo, concreto, cioè se appunto questa persona ritornerà ovviamente da voi e con quali modalità. E qui abbiamo la carta della temperanza, sempre chiaramente una carta di lentezza, perché temperanza, eremita e giustizia sono le tre carte più odiate, credo, che rappresentano comunque la lentezza, però sicuramente la temperanza è una carta molto bella che parla di guarigione e che parla del seguire pazientemente il flusso degli eventi. Con la carta della temperanza gli arcani vi stanno rassicurando, ovviamente ricordandovi che lasciando che ogni situazione maturi avrete i vostri risultati. Quindi è una carta che parla di ritorno, quindi la risposta è pienamente sì. Ripeto, questa persona ritornerà, questa persona avrà modo di ricontattarvi. Tra l'altro la temperanza è una carta che parla di contatti, quindi di comunicazioni, che possono anche in questo caso ovviamente arrivare in ovviamente vari modi.
Parla di cooperazione, parla di riappacificazione, parla di collaborazione, di adattabilità e di adeguamento alle circostanze, parla di perdono, parla di calma, di fiducia, parla di una situazione che torna ad essere positiva tra voi e questa persona, parla di armonia e parla di un grande e importante progresso. D'accordo? Quindi è una carta che parla di trasformazione e di accomodamento, di speranze e sogni realizzati, anche di piccoli imprevisti, ma ovviamente assolutamente piacevoli, quindi buone sorprese e momenti ovviamente di distensione. Quindi il ritorno, ripeto, di questa persona rispetto a chi ha scelto la variante precedente sarà più lento, ma comunque molto più stabile e armonico. Sarà più lento perché più ragionato, più ponderato, perché questa persona deve cambiare qualcosa anche del proprio modo di vivere l'amore, ma parla di comunicazioni, parla di un ricominciare forse maggiormente in amicizia, chiarendo anche ciò che non è andato in passato, ma parla di una rinnovata compatibilità, di consolidamento del rapporto, di rigenerazione di un sentimento e di un rapporto che era entrato in crisi. Ecco perché la carta della guarigione è una delle carte più belle, la carta della temperanza, e parla quindi di momenti ovviamente molto belli e positivi con questa persona. Quindi in amore è una carta veramente molto molto bella. Tra l'altro, la carta della temperanza è legata all'Acquario. Acquario, ovviamente, segno zodiacale che ovviamente segue il Capricorno, d'accordo? Quindi, ovviamente, in particolar modo, appunto, fine del mese di gennaio e ovviamente il mese di febbraio, una parte del mese di febbraio, d'accordo? Quindi, ripeto, inverno veramente anche per voi come per la variante precedente molto importante, che ovviamente porterà ad una riappacificazione. Lenta in questo caso, ragazzi, quindi qui non abbiamo la serenata, non abbiamo i fiori, non abbiamo situazioni che vengono esternate in maniera molto diretta, ma abbiamo un inverno che prevederà una riflessione importante da parte di questa persona, una presa di posizione finalmente matura, saggia e chiara, anche e soprattutto in caso questa persona ovviamente sia impegnata, d'accordo? Quindi anche in questo caso questa persona andrà proprio a capire cosa deve farne anche del rapporto con la compagna ufficiale in caso appunto sia una persona impegnata e dunque avvicinarsi a voi, d'accordo? Quindi il tutto a partire proprio dall'inverno. Carta legata al giorno del sabato, esattamente come l'eremita, ragazzi. Quindi prossimi sabati assolutamente molto belli e ovviamente promettenti. D'accordo? Tra l'altro è una carta che può parlare anche di divorzio in caso ovviamente questa persona abbia una compagna ufficiale, quindi proprio di un'evoluzione importante proprio nella vita sentimentale di questa persona. D'accordo? Quindi tempi magari un po' più lenti rispetto alla variante precedente, ma ovviamente una situazione che proprio perché sarà più lenta andrà verso una maggior armonia ed equilibrio e scelte finalmente maggiormente stabili, radicali, proprio perché pensate e ponderate non in maniera superficiale. Questa persona imparerà a mettere l'amore al primo posto. Dunque, stesa molto bella, con un finale veramente, veramente molto bello. Di conseguenza, che dirvi, in questa stesa si tratta di avere pazienza, ovviamente ragazzi, per chiaramente le tempistiche, per i movimenti da parte di questa persona, movimenti magari non del tutto evidenti, quasi impercettibili, ma che comunque porteranno ad un grande cambiamento interiore da parte di questa persona e quindi a movimenti anche nei vostri confronti, magari movimenti inizialmente lenti, ma che poi porteranno ad una riappacificazione. D'accordo? Quindi a un riparlarsi e ad un chiarire la situazione, in particolar modo inerente il passato.
Dunque, ovviamente come sempre dal vostro punto di vista mi raccomando mettetevi come priorità, come sempre buon percorso karmico, buon ritorno ovviamente con questa bellissima temperanza e ovviamente ragazzi a prestissimo.